Ciao a tutti amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, con il video di oggi andremo ad approfondire una linea di quello che è la stesa generale che è già uscita per il secondo semestre del 2023. La trovate comunque nella playlist dell'oroscopo annuale e stagionale. Allora, la prima linea era quella spirituale, ho ripreso quindi le stesse carte e oggi andiamo ad approfondire con i mini tarocchi. Se per caso non risuonasse la lettura, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere e per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e trovate il link nella descrizione qui sotto che vi spiega proprio come unire più oroscopi, che influenza hanno le decadi di nascita, le linee di tempo, insomma è una guida interessante. E inoltre trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Bene, iniziamo con la sacerdotessa. La sacerdotessa è una carta che ci parla di quello che è l'intuizione e fondamentalmente è un po' il life motive della seconda parte del 2023. Avendo sia la sacerdotessa che la carta dell'imperatrice, c'è un particolare accento su quello che è l'elaborazione del divino femminile, della femminilità, del ruolo della donna, di qualche cosa che ha a che vedere con la sacralità della donna, mi verrebbe da dire. Abbiamo poi anche questo 5 di spade. Il 5 di spade è una carta che normalmente quando è al contrario parla di una certa confusione mentale e qui è un po' come se l'invito fosse a far chiarezza su certi aspetti. Probabilmente è proprio questo il discorso, fare chiarezza. Per qualcuno, ragazzi, questa imperatrice può riguardare il fatto, cioè la relazione che si ha con la madre o con il ruolo di madre. Magari qualcuno nella seconda parte del 2023 diventerà madre e inizierà a vivere questo processo, inizierà automaticamente anche a cambiare visione della propria madre, perché di solito funziona un po' così. O anche se diventate per esempio padri, inizierete, come dire, a rivedere un po' i vostri genitori, la posizione dei vostri genitori. Avendo anche il mago, è come se qui la sfida fosse un po' prendere in mano le redini della vostra vita e iniziare. La carta del mago è un arcano numero 1, è sempre un inizio, un'azione. È una carta di manifestazione proprio, cioè io voglio quella cosa lì e ho tutte le conoscenze, le risorse e le capacità di creare il tipo di realtà che io voglio creare. E guardate, alla fine abbiamo un bellissimo 10 di coppe, che è una carta che ci parla di nuovo è un 10, qui c'è un nuovo inizio e qui c'è una fine, un compimento, una conclusione, un arrivo ad un traguardo. Ho la sensazione che è l'arrivo a un senso di unione familiare, a un senso di appartenenza ad un gruppo. Andiamo a vedere carta per carta. Asso di spade al contrario per la sacerdotessa. Fante di bastoni. E 8 di pentacoli al contrario. Allora, qui ha a che vedere, sì, sul modo di agire, su quello che è valido per voi, su quella che è la vostra verità. È un po' come se avendo la sacerdotessa vi dicessero, sì, di seguire il vostro intuito e di cercare di vedere un po' più al di là delle cose. È come se per certi versi doveste ritrovare un pochettino l'entusiasmo per la vita quotidiana, per il lavoro di tutti i giorni, per le cose un po', tra virgolette, monotone. Guardate, c'è diciamo una tecnica, se volete, che vi può aiutare, io la condivido,
quando c'è qualche cosa che non vi va di fare, che proprio rifiutate, che proprio, cioè, continuate a posticipare perché non avete voglia di fare, ipotesi, o non avete tempo perché magari è un lavoro lungo, prendetela come una meditazione, cioè prendetela come un ok, mi metto lì, lo faccio, sono grata per questo momento, o grato per questo momento, e la vivete come se fosse un cercare il flusso all'interno di qualcosa che in realtà non vi piace. Ok? È un po' perché nel momento quando siamo, quando dobbiamo fare qualcosa che non ci piace, c'è un po' di tensione, si sbuffa, si comincia a trovare scuse, ad andare a fare qualche cos'altro. Insomma, invece lì è proprio il no, ok, mi metto, tanto è da fare, quindi è inutile che me lo porto dietro, si fa e piano piano, giorno dopo giorno, è un po' come trovare una nuova spiritualità, mi verrebbe da dire, una nuova verità, un nuovo modo di vedere le cose, un nuovo modo di percepire la quotidianità anche. C'è qualcosa comunque legato o al modo di lavorare o al modo di vivere le cose da fare durante la giornata. Ed è un po' come se nel secondo semestre foste appunto portati a vedere un po' più in larga scala, a vedere al di là del fatto che una cosa magari sia giusta o sbagliata, semplicemente una cosa esiste e bisogna occuparsene. Andiamo a vedere il 3, scusate, l'imperatrice, che è un 3. Cavaliere di bastoni al contrario e regina di denari. Di nuovo interessante perché le figure di bastoni sono al contrario, mentre le figure femminili sono tutte dritte. C'è una sorta di bisogno di presa di... E tenete presente che anche la regina di pentacoli molte volte fa riferimento a una madre, una maternità, a un accudire, a un educare. È la regina di denari una persona che si occupa della quotidianità, di tutto quello che c'è da fare nel quotidiano. Mm. Per qualcuno, ragazzi, qui si tratta di imparare a gestirsi le cose da soli. Sì, a gestire le cose del quotidiano, a prendere l'iniziativa, a prendere in mano le redini della propria vita, dire che vita voglio, quella. Cosa devo fare per ottenere questa vita? A, B, C, D. E inizio. Andiamo a vedere il 5 di spade. La morte. Sì, è come se ci fosse bisogno di una rigenerazione nei pensieri, perché comunque il 5 di spade è sempre una carta che parla di conflitti mentali. Dovete uscire da un qualche tipo di ciclo karmico, perché comunque il 2 di pentacoli parla proprio di quei cicli karmici che si riperpetuano. E la morte è proprio quello che dice no, ok, c'è bisogno di tagliare. È come se foste portati ad una sorta di rigenerazione, dando importanza a tutto quello che è stato il divino femminile nella vostra vita. C'è qualche cosa che ha a che fare con il lignaggio femminile qui, o a livello di famiglia, o cioè terrena, o a livello di famiglia karmica, di anima. Andiamo a vedere il mago. 8 di spade al contrario. Wow, e un'altra volta la sacerdotessa. Ragazzi, si iniziano a lasciare indietro nella seconda parte del 2023 certe preoccupazioni. È il modo di vedere che cambia qui, il modo di pensare, il modo di percepire le cose, il modo di vivere, mi verrebbe da dire anche le cose, perché tutto questo lavoro di cui parlavamo prima vi porterà a vivere anche le cose fastidiose, le cose che non volete fare in un modo diverso. Ci sarà come una sorta di rigenerazione, di nuova nascita. C'è la morte, eh?
Per qualcuno si finiranno gli studi, si arriverà al completamento di qualche studio, di qualche corso o di qualche percorso e in qualche modo, ragazzi, tra l'altro la sacerdotessa anche per qualcuno potrebbe rappresentare una persona alla quale facciate riferimento, per molti rappresenta una nonna, ve lo dico, lo sento proprio. Una, come se fosse una persona saggia alla quale eh, potreste, diciamo, rivolgervi o potreste incontrare. Sì, e in qualche modo ci sarà una sorta di restyling della vita quotidiana, di certe abitudini, dei modi di pensare. Qui è come se diceste, ok, smetto di sentirmi condizionata da certi atteggiamenti, da certe questioni e semplicemente le lascio indietro. Che poi normalmente con la morte si può parlare anche di riciclaggio. Quindi è come se qualcuno fosse in una fase dove deve o riciclare un obiettivo o riciclare una visione, cioè non è detto che un qualche cosa si debba lasciare indietro ed è morto lì. Può anche semplicemente dire che bisogna rigenerare un certo tipo di pensiero, aggiustare l'idea magari che ci siamo fatti di qualcuno o di noi stessi o di un ruolo, visto che qui si parlava di madre. È come se cambiaste idea inerente a appunto a un genitore o al ruolo e di conseguenza poi alla fine c'è questo 10 di coppe. Perché? Perché questo cambiare di opinione, cambiare di idea, cambiare di modo di vedere più che di opinione. Sì, è vero, certi concetti mentali verranno lasciati indietro, ma è più la sacerdotessa qui perché ce l'avete comunque ripetuta 2 volte ed è più la visione che si ha delle cose che cambia. Andiamo a vedere il 10 di coppe, perché poi appunto arriva quello che è il senso di unione familiare, l'appagamento, matto, nuovi inizi. Wow, 6 di coppe. Ragazzi, allora, devo dire che è come se ci fosse una nuova unione familiare, come vi dicevo prima. Qui avete 2 carte di, diciamo, gestazione, che poi, se è il vostro caso, può essere un bambino, e se così fosse, qui abbiamo altre 2 carte che parlano di bambini, e il 10 di coppe è la famiglia felice, nel senso che è la famiglia completa, la famiglia appagata, unita, appunto. Se non fosse quello il vostro caso, c'è qualche nuovo inizio, qualche nuovo impulso. Tenete presente che queste 2 carte parlano anche di bambino interiore. Quindi è come se si arrivasse ad un compimento, ad un appagamento, ad un risultato che avendo 6 di coppe vi dico ehm, ha tutte le sembianze, diciamo, di una fiaba, di una favola. Il matto parla anche di nuove avventure, di ehm, nuovi percorsi di vita, nuovi cammini. Io sento che arriverete veramente alla fine del 2023 appagati di tutto questo percorso, di tutto questo processo di crescita. Wow, devo dire che è una bellissima lettura, mi sento proprio qui il cuore che si espande quando guardo queste 3 carte. Potrebbe anche essere, ragazzi, per qualcuno che ci sia una sorta di riavvicinamento con qualche fratello o con qualche cugino. Allora, se tenete presente che l'asso di spade parla di qualche verità che potrebbe venire a galla o che voi riuscite a vedere nonostante sia una verità nascosta, è come qui rivalutare, cioè come questa sensazione. Adesso questo è un messaggio molto 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 specifico, prendetelo come vi risuona, se non vi risuona lasciatelo andare. Però come la sensazione che un certo tipo di rapporto tra cugini o fratelli o amici o comunque laterale si sia incrinato per un certo modo di vedere di qualche adulto. E quindi diciamo i più giovani, quindi questi fratelli che potreste essere voi,
cugini o anche amici, per qualcuno. Però è come se si fosse incrinato perché si dava retta a una visione, magari delle cose che apparteneva alla madre o al padre o a un ruolo di famiglia. Il fatto di rendersi conto che questa idea era un'idea filtrata dalle paure della madre vi fa automaticamente cambiare pensiero su quello che è, primo, la relazione con questa persona, perché uno si dice, ah, ma allora non è così come credevo. Per esempio, mamma diceva così perché aveva paura che succedesse questo con la zia, ipotesi, no? E quindi è come un, ok, questa era una proiezione di mia madre, la paura di, non è detto che mia cugina, mio fratello, quello che è, questo mio amico, sia realmente così. Quindi, ridimensionando quest'idea che avete, è come se si rivalutasse l'affetto relazionale e si arrivasse a questo compimento. Se avete avuto delle discussioni anche, magari per delle eredità, sento che si risolveranno, ok? Ma perché? Perché ci sarà questo cambio all'interno di voi, all'interno del vostro cuore, fondamentalmente, di come percepite le cose. Va bene, andiamo a vedere ancora un oracolo delle fatine e poi andremo a vedere un oracolo dei guerrieri di luce. Andiamo a vedere che cosa hanno da dirvi. Io intanto, ragazzi, vi comunico che sto proponendo un percorso basato sulle credenze limitanti, ossia io in questo percorso insegno alla persona a, diciamo, diventare osservatore del proprio modo di pensare, insegno come trovare le credenze limitanti, come poi cambiarle per riprogrammare il subconscio. Ci sono certe diciamo, situazioni dove anche se si fa un lavoro di manifestazione con qualche cosa o con qualcuno anche alle volte, questo qualche cosa tende a non arrivare e magari passano diversi mesi o anche anni. In quel caso lì è perché probabilmente c'è qualche credenza limitante all'interno di voi che vi impedisce di ricevere quella cosa o quella persona. Quindi quello che si fa è appunto andare a scavare, andare a vedere qual è la credenza limitante per far sì che cambiandola, quella cosa o persona o situazione che volete manifestare, insomma, entri nella vostra vita. Se avete piacere di saperne di più, potete comunque scrivermi un'email e trovate anche l'indirizzo qui. Bene, andiamo a vedere ancora una fatina. Wow, bellissima carta, ragazzi. Fondamentalmente vi dicono di manca il sole qua, ma sento un po' la stessa energia. Vi dicono di brillare da dentro, di mostrare qual è la vostra lucentezza interiore. Vi dicono che è ora di brillare, tipo è ora di mostrarvi al mondo, è ora di autoaccettazione per rivelare la vostra vera bellezza. Wow, è bellissimo. È un po' come dire, ok, io sono così e questa persona è così, le voglio comunque bene. È un po' come mettersi a nudo nell'altro, no? Dire, ok, io quello che ti posso dare è tutto me stesso. Però qui fondamentalmente, ragazzi, è un po' come se vi dicesse di esprimere la vostra essenza. È una bellissima carta. Andiamo a vedere ancora un oracolo dei guerrieri di luce per darvi un ultimo incoraggiamento, una parola di sostegno. Mi sembrava se ne fosse girata un'altra, ma no. Ok, bellissima carta anche questa. È come se vi dicessero entrambe di guardarvi dentro. Allora, la carta dice di seguire la luce blu in questo caso,
della vostra compassione innata, qui per cercare di capire il perché certe persone alle volte omettono certe verità, magari per paura o cose di questo genere, no? E vi dice che attraverso quello che è la compassione riuscirete a, diciamo, ad arrivare a quella che è la verità dentro di voi, a come è un po' come dire, non è quello che pensate, ma è quello che sentite dentro di voi. Bellissima lettura, amici della Vergine. Fatemi poi sapere come vi risuona nei commenti. Io spero che comunque vi sia stata utile per capire come navigare i prossimi 6 mesi. Io vi ringrazio di essere stati qui con me. Se volete appoggiare il canale potete comunque mettere like, potete condividere, potete i commenti spero che li facciate. A me piace sempre leggerli. Potete anche fare una donazione e se volete potete anche abbonarvi al canale. Ci sono 2 fasce di abbonamento, una più bassa e una più alta. Con la fascia più alta si ha diritto a vedere i video esclusivi dedicati anche quelli alla crescita spirituale. Sono temi un po' diversi rispetto al percorso individuale, o meglio, il percorso individuale è una parte di tutto quello che spiego nella parte degli abbonamenti. Potete comunque andare a controllare i titoli dei video nella playlist e se vi interessa potete abbonarvi al canale. Bene ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro un prossimo semestre splendido e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!